Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Mi chiamo Sandro, Di dove sei? vengo dalla Sardegna, Italia. Wow, della Sardegna. Sì. Bellissima. Quante volte sei stato a Medjugorje? Io vengo a Medjugorje già da 23 anni, 20. da 23 anni, dal 2000. Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Allora, prima volta che ho sentito parlare di Medjugorje, io partivo per fare il servizio militare, 1981, quindi la Madonna era appena apparsa. Io a maggio sono partito per fare il servizio militare a Taranto, per fare il carro, si chiama carro, e già sentivo parlare, era apparsa a giugno la Madonna. Io subito dopo ho saputo che la Madonna era apparsa qua a Medjugorje, però la televisione ancora non diceva niente, non si sapeva niente, i giornali parlavano poco di Medjugorje. E poi dopo un po' ho cominciato a sentire qualcosa in televisione, vedere la collina con tutte le croci, perché prima non ci stava la Madonna, appena non ci stava, è stata portata anni successivi. E questo posto mi ha subito interessato. Poi è passato tempo, tanto tempo è passato e ho sentito il desiderio di venire in questo posto, così a Medjugorje. Forse avevo anche già dimenticato di questa apparizione, però poi ho sentito questa chiamata a venire in questo luogo qua. E per me è stata un'esperienza bellissima la prima volta, ma ogni volta che vengo qua a Medjugorje è sempre un'esperienza bellissima, perché è sempre un'esperienza nuova, è sempre un incontro nuovo che fai con la Madonna, è sempre una bella, veramente una gioia grande essere qua con lei. Anche stamattina quando sono salito, ho svegliato presto alle 6 e ho detto a lui saliamo presto che non c'è ancora sole, c'è poca gente e possiamo salire facendo il rosario, ecco così. E una volta su, quando si arriva su è meraviglioso perché lei ti aspetta così con questa mano e con l'altra che ti dice vieni dentro il mio cuore. Ecco, questo è una mamma, è la mamma. Ecco. Perché eri attirato a venire a Medjugorje? Sono stato attirato, non lo so, è una cosa interna, una cosa spirituale che ti viene dentro. Non puoi spiegare a parole perché sei attirato. Non lo capisco neanche io. Un'invitazione della Sì, Madonna, no? non capisco neanche io perché è come una calamita che ti attrae, ti viene, ti chiama, vieni. Io ogni anno, poi con gli anni vengo ogni anno, dal 2000 sino ad oggi vengo ogni anno, vengo 3-4 volte l'anno e faccio anche dei lunghi periodi qua. E poi ho imparato ad accompagnare gruppi, accompagno gruppi della Sardegna, sì. Ho portato tanti gruppi della Sardegna, tante conversioni, tanti miracoli anche di guarigioni. Ci sono state testimonianze nel mio gruppo, testimonianze vere, di guarigioni vere. Che guarigione? Guarigioni, un bambino per esempio di un tumore che aveva vicino al cuore, che era in coma, e la mamma pregava tanto, una mia carissima amica, la mamma, pregava tanto la Madonna, e prega sempre la Madonna, la mamma. E quindi lei pregava tanto, e il bambino comunque si era ammalato, poi era stato messo in coma farmacologico. Quando il bambino, Simone si chiama, adesso è grande, quando si è svegliato dal coma e gli dice alla mamma, mamma, ho visto la Madonna e mi ha detto che sono guarito. La mamma è restata così meravigliata, dice, ma com'è possibile? Com'era questa Madonna? Spiegami. E lui non riusciva a spiegare com'era la Madonna, ha detto era bella, mi ha detto comunque sono guarito. Allora la mamma nella sua borsa ha sempre tante immagini della Madonna, di tutte le Madonne. E come sai, come le fotografie dei calciatori, come le... Sì, e faceva così, era così, no, così, no, così, no. Sino a quando è arrivato a quella di Medjugorje e ha detto, mamma, era così, ho visto così la Madonna.
Quindi dopo che il bambino è guarito abbiamo deciso di fare questo pellegrinaggio qua col bambino guarito e il bambino guarito ha pagato con i soldi della sua pensione, perché aveva già una piccola pensione perché era malato, ha pagato il viaggio al papà, alla mamma, al fratellino più piccolo e il suo viaggio stesso. E io ho portato qua, ho portato da Visca, Visca dava ancora testimonianza da Sor Cornelia, l'ha abbracciato, l'ha baciato e adesso sta benissimo questo ragazzo, lavora, adesso ha sui 20, aveva sui 6 anni, sui 24 penso che abbia adesso, o 20-24. E quale, hai ricevuto guarigione e conversione a Medjugorje personalmente? Personalmente io grazie a Dio non sono stato mai malato, solo da piccolo sono stato malato, ho avuto una brutta broncopolmonite e sono stato portato in ospedale, ero quasi morto perché il mio medico mi curava di infezione intestinale, invece avevo una brutta broncopolmonite, già febbre alta, tanti giorni a casa con febbre alta, avevo già vomiti di sangue e mia madre così all'improvviso ha fermato una macchina per la strada, ha deciso di farmi portare al pronto soccorso. Al pronto soccorso sono arrivato e i medici hanno detto a mia madre facciamo una puntura al bambino, ero piccolino, avevo 6 anni. Ha detto se questa puntura fa la sua reazione entro mezz'ora il bambino si può dire salvo, altrimenti incomincia ad andare nella cappella dell'ospedale a pregare. E mia madre dice che si è invocata a Sant'Antonio, quindi io sono stato guarito, e da allora non ho avuto più niente, non c'è più nessuna macchia nel mio polmone né niente. Era nel 1968 e io penso che sono guarito proprio il giorno che è morto Padre Pio. Ho pensato. Ecco, mia madre si è invocata a Sant'Antonio, ma io penso che ci sia stata una forte intercessione di Padre Pio. Sì. Ecco. E quest'anno tra l'altro sono potuto andare anche a Padova a ringraziare Sant'Antonio della mia guarigione, della mia vita. Fra 10 giorni compio 61 anni, 11 giorni, il 31 agosto compio 61 anni, quindi una vita abbastanza lunga. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje, perché dovrebbero venire qui? Io solitamente non parlo molto di Medjugorje, dico solo venite, perché non voglio influenzare le persone con il mio pensiero, con le mie parole. Gli dico solo venite e voi stessi farete una testimonianza di voi stessi, perché io vi posso raccontare tante cose di Medjugorje, ma venite e vedete, solo questo. E allora loro sentono che si incuriosiscono. Poi piano piano racconto anche qualche cosa, ma prima dico solo venite, volete venire a Medjugorje? E allora loro sono incuriositi, sanno che io vengo da tanti anni, hanno fiducia in me e li accompagno, gli spiego la storia di Medjugorje, dalla prima apparizione sino ad oggi, tante cose sono successe e quindi le persone vengono attratte. Però inizialmente non dico tanto, venite solo. La Madonna, se vi sta chiedendo di venire tramite me, è perché la Madonna vi chiama. E perché preghi il rosario? Il rosario è sempre stata una preghiera, avevo anche un po' dimenticato, da piccolino pregavo tanto, addirittura mia madre pensava che mi dovessi fare sacerdote, perché pregavo tanto, celebravo anche messa. Sì, da piccolino avevo un piccolo... Era una scatola di cioccolatini vuota, di gianduiotti, e io avevo fatto fare a mia madre una tendina, quello era il tabernacolo. Wow. E lì diciamo mettevo le ostie, ma erano ritagli delle ostie, e celebravo messa, facevo le processioni che avevo una piccola statua della Madonna piccolina, mettevo su un piccolo camion giocattolo e toglievo tutti i fiori da mia madre, strappavo i fiori, buttavo per fiori e passavo col camion così alla Madonna e facevo una piccola processione, per dire. E quindi pregavo, ma poi crescendo ho perso un po' questa preghiera, ma
Una volta che ho incontrato Medjugorje ho iniziato di nuovo a pregare il rosario. Oggi abbiamo già fatto, salendo insieme a Cristian, abbiamo fatto già 3 rosari, perché siamo partiti da giù da Medjugorje vicino alla parrocchia. Siamo arrivati qua, avevamo già 2 rosari fatti. Il terzo l'abbiamo fatto proprio facendo l'ultimo pezzo in salita. Non sempre tutti i giorni riesco a fare 3 rosari, però io per lavoro faccio l'autista di autobus in Sardegna. E allora molte volte ho il volante così e sulla mano ho il rosario e gli dico alla Madonna: tu guida e io prego. Quindi faccio guidare lei. E a volte corre anche la Madonna. Ah, sì? E che diresti alla gente perché sei cattolico? Io sono cresciuto in un ambiente cattolico, ma sento questa attrazione perché è una cosa che mi attira da dentro, questo essere cattolico, far parte della religione cristiano-cattolica, proprio avere Gesù, Maria, il Vangelo, i santi, tutte queste devozioni anche che aiutano tanto, ecco. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di guidarci e di metterci all'inferno. Come è veramente Dio Padre? Dio Padre è Padre, è un Dio pieno d'amore, è un Dio che è sempre giovane, non invecchia mai. Passano milioni di anni, ma Dio è sempre giovane, perché Dio è Dio. E l'amore non invecchia. Tu puoi arrivare a 100 anni e l'amore non invecchia. E Dio è amore. E quindi non può mai invecchiare Dio. Ma io penso che Dio, siamo peccatori, giustamente, siamo sempre in un cammino di conversione, sino al giorno che si muore. Anzi, un signore mi ha anche raccontato, un signore anziano mi ha detto che molte volte la conversione avviene 3 giorni dopo morto, perché le cellule vive che continuano, la carne continua a avere quella tentazione di peccato, tutto quanto. E allora penso che Dio comunque non ci condanni, sia un Dio pieno di misericordia, sa che noi siamo fragili, deboli e quindi abbiamo tante debolezze nella carne e in tante altre cose. A volte abbiamo anche degli idoli, molte volte. Quindi mettiamo Dio in un secondo piano e poi ci accorgiamo che sbagliamo e allora bisogna tornare a Dio. E l'unico modo per tornare a Dio è attraverso Maria che ci accompagna Gesù, ci accompagna a Dio. Ecco. Cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare, cosa pensa il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto? Ma io dico che il sacerdote non deve essere visto come Gesù in quel momento, quindi uno si deve aprire col cuore, non avere vergogna perché sappiamo che abbiamo tutti le nostre debolezze, quindi parlare come un fratello, così come io adesso in questo momento parlo con te, parlare perché tra me e il sacerdote c'è sempre Gesù e la Madonna in mezzo. E quindi solo il sacerdote, a lui ha solo il potere di assolvere i peccati. Non è stato dato a nessuno questo potere, solo ai sacerdoti. E quindi uno si deve aprire e basta. Non avere vergogna, perché siamo tutti fragili, tutti deboli. Vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? È un rapporto che cresce piano piano, col tempo. Non avviene di colpo, viene tutto piano. Ci sono dei momenti del giorno di preghiera, di relazione proprio con Dio, che è una preghiera personale, che tu parli con Lui. Magari non è Padre Nostro, non è Ave Maria, però tu parli, chiedi, fai delle domande. Come in questo momento io parlo con te
io o parlo con Christian, con altri, ecco. E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? E che sofferenza? La sofferenza è stata sempre presente nella mia vita, però ho sentito sempre un aiuto da parte di Dio e quindi non ho sofferto più di tanto. Ci sono state le croci, sì, tante croci. Da piccolino sono stato abbandonato da padre, sono cresciuto con mia madre solo, poi sposato, divorziato e tante altre croci che arrivano. Anche adesso in questo momento c'ho una croce grande, anche se non sembra, però c'è una croce grande che porto su di me. La porto sempre con me e la offro a Dio, alla Madonna la offro, che mi aiuti a portarla. E sento sempre questa gioia dentro, anche se c'è la croce, però la gioia non mi manca mai. Sempre il sorriso, sempre. Infatti molti che mi conoscono dicono: ma come fai? Sei sempre sorridente, sempre gioioso. Trasmetto questa gioia io. Anche se dentro, magari, anche se dentro poi sai che hai quella croce, che da solo non puoi risolverla, solo con l'aiuto di Dio. Hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita. Gesù la chiamo la rinascita nello spirito. Tu che ne hai esperienza? Sì, lo spirito piano piano si è aperto a questa esperienza con Dio. È come una porta che si apre e queste esperienze di dolore servono a farti crescere nello spirito. Molte volte Dio ti lascia nella prova perché tu possa avvicinarti a Lui e stare più vicino a Lui. Ecco, perché tu possa stare inchiodato a quella croce e mai, anche se è una croce pesante, mai scendere dalla croce, perché quella croce è quella che ti dà la salvezza, è il ponte che unisce il cielo alla terra. E devi passare per forza per quella croce. Non ci sono altri. Tu cerchi molte volte nella vita, cerchi scorciatoie, cerchi altre strade. No, la strada è quella, salire sulla croce e andare. Poi quando sarà il momento il Signore ci chiamerà a sé. Io spero di poter andare in paradiso, farò il mio purgatorio perché so di doverlo fare, ma so che giù non voglio andare. Anche io. Tutti. Anche Christian. Molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro? Come incontrare la loro vocazione? Allora, io porto sempre delle persone con me nel gruppo che porto e sono nate delle vocazioni anche nel gruppo. E poi hanno ringraziato me, ha detto: San andrò tramite te. Ha detto: io sento la vocazione di diventare sacerdote, da poco un amico è diventato sacerdote, quando ha preso la decisione qua a Medjugorje, questo amico si chiama Nicola, adesso Don Nicola, molto bravo, nato nell'81, anno delle apparizioni, quindi adesso ha 42 anni, è diventato sacerdote ad adulto e prima di dire ai genitori che aveva questa vocazione è venuto in camera perché dormiva in camera con me, ha detto: Sandro, sai, ho preso questa decisione, voglio diventare sacerdote. Per me è stato una grande gioia perché attraverso di me il Signore mi ha usato per queste vocazioni qua, capito? E molte persone cercano di vivere nella divina volontà. Come vivere nella divina volontà? Come vivere la divina volontà? Stare, come ho detto prima, stare nella croce che il Signore ti ha assegnato per te. Quella è la divina volontà, non c'è altra. Fare la volontà di Dio e fare quello, non cercare di fuggire dalla croce, ma anzi cercare più abbracciare. Ecco, più abbracciare, quella è la divina volontà. Come ha fatto Gesù. E ha detto: non la mia volontà ma la tua volontà, Padre. Ecco, era nel Getsemani, pochi minuti prima di morire. Certo,
Anche a lui sarà venuto un po' di ansia, un po' di sudava sangue, però poi alla fine si deve fare la volontà del Padre. È sempre la cosa più giusta da fare. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a te.